Abbiamo un ospite d'eccezione oggi, un ospite d'eccezione che è il presidente della Federazione Italiana Cuochi per la Regione Piemonte, accompagnato da Fabrizio, che è un guru per quanto riguarda la storia e la, diciamo, qualità del servizio del bue grasso di Carrù. Ovviamente partiamo dal presupposto che per ottenere un buon bollito dobbiamo partire da acqua calda, che è la cosa fondamentale, far sì che tutto i succhi nutritivi e i valori nutritivi della carne rimangano all'interno. Quindi acqua bollente, viene messo giù il pezzo in cottura, si sigillano i pori esternamente in modo da contenere i succhi all'interno. Alla prima ebollizione verrà schiumato perché ci sono ovviamente delle impurità che andranno tolte. La prima cosa è togliere i coperchi e incominciare con la salatura. Quando l'acqua bolle già, per due motivi: si scioglie subito il sale, non si rovina la pentola e la distribuzione del sale è ovviamente uniforme, in modo che poi vada a salare la carne in maniera equilibrata. Abbiamo messo 3 acque non a caso, il motivo è che ogni singolo pezzo va cotto per un certo motivo in un certo brodo. Il sale viene messo a occhio, pesate l'acqua, pesate il sale? No, gli anni di esperienza fanno in modo che non si possa salare ad occhio. Ovviamente a casa sarebbe meglio pesare una salatura di circa il 5%, 6, non di più. Partiamo appunto, come dicevo, mettendo in cottura la testina. L'altra cosa che abbiamo notato, si utilizza sale fino, perché questo è un sale di media grana, sì. non uso il sale fino semplicemente perché le quantità, questo per come siamo abituati a lavorare noi, vengono un po' sfalsate. Il sale fino tende a compattare, una grana molto più fine, la quantità di sale che si mette a volume è decisamente maggiore. La coda, procediamo poi a mettere la lingua. Questi sono i pezzi che in linea di massima donano un brodo meno pregiato. Ok. Dopodiché passiamo al muscolo, il fantastico Brutebù, che è uno dei miei pezzi preferiti insieme alla testina, la scaramella la metterei da questa parte qua, adagiandola. Bisogna sempre fare attenzione che la carne venga interamente ricoperta dal liquido. Per questo motivo poi andremo a comprimere con un mestolo e l'ultimo pezzo di muscolo lo mettiamo laggiù. La carne ha subito assunto un colore più grigiognolo, questo dovuto al fatto che si stanno sigillando i pori direttamente. Riponiamo il coperchio. Ora rimettiamo il coperchio, aspettiamo che riprenda il bollore. A ripresa di bollore Stefano si occuperà di fare una dadolata, una mirepoix grossolana di carota, sedano e cipolla, che andranno poi inseriti nelle pentole varie. Useremo una fogliolina di alloro, un pezzettino di rosmarino nella testina e nella lingua per dare un profumo più leggero e più fresco. Diciamo che comunque questo è il nostro modus operandi. A Carrù, dove sono tipici i bolliti, ognuno di noi cuoce il bollito con i gusti che più preferisce. In questo senso non c'è un dogma, ma ci conduce sempre il buon senso. Ok, Stefano, quindi se vuoi procedere. parola a Stefano. I vegetali che usiamo sono quelli classici. Sì, adesso Stefano procede con una fase importantissima della schiumatura, che è la schiumatura, per fare in modo che tutte le impurità vengano tolte e non procedano alla cottura insieme alla carne. Certo. Noi cerchiamo di acquistare degli animali che abbiano
un rapporto tra peso e resa il più eccezionale possibile. La salsa più famosa, la salsa più interessante per l'accompagnamento del nostro piatto sicuramente è il bagnetto verde o salsa verde. In Piemonte è d'uso chiamare bagnetto le salse d'accompagnamento, quindi c'è rosso, c'è verde e via dicendo. Gli ingredienti sono prezzemolo, pomodoro, acciughe, qualche vegetale sott'aceto, normalmente cetrioli, e poi anche un'altra cosa che è il pane. Quindi le acciughe siciliane, che sono belle grosse anche queste. Queste qua sono un 13 pezzi, l'acciuga viene classificata in base a quante acciughe stanno su un uno po' strato come tutti i pesci esatto, e i crostacei in genere. su uno strato di latta in stagionatura. Passiamo a dare una battuta alla parte acida, che sono le verdure sott'aceto. Io per abitudine, per legame affettivo che ho con lo chef mentore che mi ha insegnato a fare questo lavoro, che era Vittorio Bertolino, uso le verdure sott'aceto in generale, non soltanto i cetrioli. C'è la carota, c'è il cavolfiore, c'è il sedano rapa, c'è il peperone. Quindi una giardiniera di verdure. Esatto, in aciduo però, non di quelle in salsa. Aglio, altra parte fondamentale del bagnetto. Il pane utilizzi tutto o solo la parte centrale, la mollica? Noi utilizziamo tutto. Tutto. Pane Quindi anche la parte aromatica della reazione di Maillard che fa la crosta di pane. Esatto, la parte. Quindi aggiunge un'aromaticità. È caramellata in pratica. Aceto quello bianco o rosso? Aceto bianco. Usiamo aceto bianco e lo lasciamo a bagno finché il pane non è completamente inzuppato. Il pomodoro serve per il colore? Serve per il colore e anche lui dà un'acidità che però ha una grinta diversa rispetto a quella dell'aceto. Certo. Ha un'acidità più morbida e più vegetale. E l'aggiunta che tu fai è di acqua bollente. Acqua bollente. Per non bloccare la cottura. Quindi mantenere sempre quella bollizione continua e costante. Vediamo come si prepara un bagnetto rosso della tradizione, che al moderno fanno rispettando quella tradizione in modo specifico. Quindi vediamo quelli che sono gli ingredienti fondamentali innanzitutto. Abbiamo il pomodoro. Il pomodoro lo fate voi? Sì. Mettete voi in conserva al ristorante? Sì. È fatto solo con polpa di pomodoro e un filo di olio extravergine. Ok. Privo di sale. Del concentrato di pomodoro, Ok. con l'aggiunta di un goccino di olio, dello zucchero, dell'aglio di caraglio, dell'aceto bianco e delle erbe aromatiche. Benissimo. Le erbe aromatiche che sono quelle classiche del Mediterraneo. Esatto. Rosmarino e salvia e santoreggia. Sì.
Quindi usiamo una salsa che ha un profumo del Mediterraneo, ha una morbidezza e un'acidità tutta sua. E il bagnetto rosso quanto tempo deve cuocere? Mediamente. Siamo in circa 25 minuti, mezz'ora. Quindi rimane freschezza? Deve assolutamente rimanere la freschezza, non è la conserva di pomodoro della nonna che prendeva quel colore anche un po' brunito che a noi non piace, perché noi non facciamo caramellare gli zuccheri in nessun modo, ma deve rimanere quell'acidità originale che dà poi alla fine il gusto e il sentore corretto alla salsa stessa. È una salsa fatta con i peperoni cotti al forno, li cuociamo in modo da poterli poi spellare, sbucciare, sgocciolare e privare dei semi. Andrà poi amalgamata la polpa del peperone con un po' di peperoncino, noi aggiungiamo un goccino di paprika, sale e quant'altro. Qualche fiocco di sale grosso che non va a salare troppo ma ha un'alta solubilità, per cui è facile che si sciolga e che sali in parte anche il peperone, e inforniamo in forno già caldo 180-185 gradi, dando prima un colpo di una quindicina di minuti. Quindi la cottura della salsa rossa è leggera, si deve solo addensare, in poche parole, Sì. perché alla fine tu hai bisogno di una salsa che non coli l'acqua quando è nel piatto. Esatto. La concentrazione di zucchero e di aceto fanno sì che questa salsa, quando è fredda, nel piatto risulta non troppo liquida ma soprattutto lucida. L'intensità del colore rosso è dato anche dalla presenza del concentrato, che ha Per una... mantenere il suo colore bello rosso rubino. Bagnetto rosso è pronto? È arrivato a cottura, vedete. Quindi facciamo stufare le cipolle. Facciamo stufare le cipolle, esattamente, non le facciamo né rosolare, tantomeno caramellare. È per noi importante che la cipolla cuocia attraverso il suo liquido che darà fuori grazie allo zucchero, perché lo zucchero tende a disidratare il prodotto, e grazie anche all'aggiunta dell'aceto bianco che, come detto prima, aiuta la cottura e ad estrarne il colore. È già arrivata a cottura? Prima sì, della coda. La coda è già cotta e quindi la stocchiamo in una gastro coperta con la pellicola, Sì, o la mettiamo in una vaschetta. no, possiamo lasciare in una gassola con la pellicola in maniera che il suo calore fa sì che lei va avanti ancora di cottura di qualche minuto, ma non troppo, perché c'è il rischio che vada in olio. Ok, Comincio a mettere un goccino di zucchero, che è quello che permetterà alla cipolla di dar via il suo liquido di vegetazione. Ecco qua, abbiamo bagnato con l'aceto, vediamo chiaramente il cambiamento di colore della cipolla, che da un rosso che tendeva ad essere più appassito e più flebile è diventato un rosso sicuramente accentuato e molto più vivo e vispido. un'altra salsa che andiamo ad abbinare a questi tagli è il cugnà, che però è stato preparato prima Sì. perché necessariamente ha bisogno... Sì, ha bisogno innanzitutto di una lunga cottura,
Viene fatta con il mosto, viene messo a cuocere senza zucchero, senza nulla. Quando prende il bollo viene schiumato esattamente come abbiamo fatto con il bollito. Importantissimo all'arrivo del mosto andare in cottura, perché il mosto tende a fermentare, infatti facciamo il vino, o si conserva a temperatura controllata con forti rischi, perché comunque tende a muoversi anche a 3 gradi o a 2 gradi. Andiamo in cottura, il primo passaggio è quello di ridurre il mosto del 50%. Quindi eliminiamo tutta l'acqua dal mosto. Rimane la parte zuccherina, la parte tannica, non c'è residuo fisso perché il mosto è filtrato. Quindi ok, va bene. Non c'è il semino, non c'è la buccia, non c'è nulla. Rimane la parte tannica esatto, rimane un grande colore, dopodiché andiamo ad aggiungere quelli che sono gli ingredienti che danno il nome alla cugnà. Esattamente. Cioè sono la mela cotogna. La mela cotogna che la mettete a pezzi, senza buccia o con la buccia? Senza buccia, a pezzi e privata del torsolo. Fondamentale è abolire 2 cose nella cugnà: lo zucchero e il frullatore. Sono 2 cose che con la cugnà non vanno d'accordo perché sono solo compromessi. Noi dobbiamo riuscire ad ottenere il prodotto che vedrete poi nella ciotolina, cioè un prodotto compatto, denso e uniforme, senza aver frullato e senza aver dovuto aggiungere zucchero. È ovvio che la cottura del cugnà con la pectina presente dalla mela cotogna, che ne è ricchissima, favorisce non solo la dolcezza ma favorisce il legante di questo prodotto. Continuiamo col processo di organizzazione delle salse. Preparare la salsa crème, che è una salsa a base d'acqua. Aggiungiamo un goccino di sale al peperone. Ho già aggiunto l'equivalente di mezzo cucchiaino di peperoncino e paprika affumicata. Aggiungiamo un goccino piccolissimo di olio che dà la lucentezza e poca crema fresca, ma veramente poca, l'equivalente di un cucchiaio per amalgamare, non di più. Solo la parte bianca? Esatto. In modo da non colorare la salsa. Esatto, per mantenerla. Vuoi mantenere una salsa bianca? Esatto. Ok, la proporzione è 1/3 di pane su ma principalmente e rafano. In base al gusto vediamo se aggiungere ancora del pane o del raffano. Ok. Aggiungiamo un po' di aceto. Però diciamo che il grasso di abbinamento di tutte queste salse è, tranne quella di peperoni che c'è un po' di panna, il resto è solo olio. Esatto. Salsa molto semplice da realizzare. Mettiamo in ciotola il miele di castagno naturale. Ok. Un po' di senape in pasta. Ok. Noi mettiamo anche un cucchiaino di farina di nocciole. Oh, bello. Un cucchiaino di farina. È il territorio. È il territorio, il profumo della nostra terra. E poi spezzettiamo qualche noce. In questo caso lo possiamo fare con le mani perché la quantità che stiamo producendo è veramente piccola, non ci dà nessun problema. Quando usiamo il brodo di cottura del bollito, a pescarlo dal fondo, perché in sospensione ci sarà la parte grassa, quindi pescandolo dal fondo abbiamo la possibilità di prendere la parte meno grassa. Lo filtriamo, mettiamo l'equivalente di un cucchiaio scarso. Ok. È più che sufficiente, direi. E il profumo che viene su di miele col caldo del brodo, posso garantire, è eccezionale. Benissimo.
E anche questa salsa è fatta. Voilà. Noi in questo caso aggiungiamo un po' di brodo più bollito, prendendo sempre dal basso. Di olio Ok. e una piccola parte di aceto. Anche questa è una salsa molto morbida. Siamo pronti, la carne è cotta, le salse sono predisposte. Cominciamo a togliere la lingua che verrà, diciamo, pelata, perché si toglie quella parte di pelle che riveste la lingua, e intanto togliamo anche gli altri pezzi che andiamo a posizionare ognuno su una placchetta diversa. Come ben sapete, il bollito deve essere servito a carrello, non può essere servito in un altro modo, perché deve continuamente rimanere immerso nel brodo di cottura. Poi aggiungiamo la lingua e andiamo a inserire un po' di liquido, Esatto. in modo da tenere il prodotto coperto da un liquido che preserva il rinsecchimento. Direi che Stefano può iniziare a montare il carrello. Come vedete si parla sempre di piemontese magra magra magra, ma questa piemontese ha anche questo grasso che è estremamente qualitativo. Quindi salsa verde esatto. o bagnetto verde, come vedete non è come quelli emulsionati che trovate normalmente, ma è una verità storica. La salsa di peperone con questo colore molto intenso, la cugnà, qua la salsa di avie, una bella rimestata. Cerchiamo di prendere non soltanto la salsa ma alcuni pezzi di noci, tantissimo. Stessa cosa per quanto riguarda la salsa di rafano, la confettura di cipolle Questo è il bagnetto rosso che va a chiudere le salse. Il bagnetto verde è stato il primo, il bagnetto rosso diventa l'ultimo. Qui abbiamo un'altra preparazione. Sì, è buona prassi oltre alle salse spesso aggiungere la mostarda di Cremona, che nonostante non sia tipica del Cunese, tantomeno della provincia della regione Piemonte, si abbina sempre molto bene ai lessi in generale. È una mostarda di Cremona di qualità, pezzi interi. Serviamo anche il sale grosso, che con un goccino di olio extravergine, nel nostro caso di montagiasco come già detto prima. Per i puristi, per gli amanti dei gusti più semplici ma diretti, possono gustare le carni direttamente con un goccino di sale grosso e sentirne la consistenza, e in seconda battuta l'olio extravergine che dà quella parte grassa che aiuta. Bene, allora andiamo al taglio delle carni. Ottimo, andiamo a completare il servizio come quotidianamente facciamo al ristorante. Incominciamo con una bella fetta di lingua. La testina, che come vedete è estremamente morbida, ha la succulenza. Deve sciogliersi in bocca la testina. Procediamo poi col brutto ma buono. Abbiamo il muscolo che come vedete ha una nervatura, ha una resistenza anche al taglio. Metterei a mettere un pezzo di coda ecco che qua. lasciamo naturale con l'osso, Certo. e andiamo quindi a mettere La punta di petto. la punta di petto. Togliamo da questo angolo.
Ecco, come ultimo pezzo, uno dei pezzi a mio avviso più interessanti, eccolo lì, del bollito, si è staccato l'osso. Questo è l'indice del fatto che la cottura è pressoché perfetta. Questa è la scaramella, Ok. a mio avviso un pezzo eccezionale. Benissimo, il piatto è completo, come potete anche osservare la coreografia di colori accompagna molto bene una preparazione come questa, dove le carni non hanno la ricchezza del colore delle cotture al sangue, sono carni dove esprimono calore, confidenzialità e quell'armonia che ci si ritrova spesso nelle grandi tavolate di compagnia. Quindi direi un grazie speciale ai nostri due interlocutori e benissimo. Arrivederci a tutti, un saluto, è stato un piacere, e anche oggi presentare il bollito qui a me è sembrato un po' di fare il pranzo della domenica a casa.